Impianto bomba uno prima, ho voluto fare questo video per proporvi un impianto completo, nuovo, avendo a disposizione un budget di circa 1000 euro per rispondere a due delle vostre domande più frequenti. La prima domanda è quella che spesso trovo nei commenti su video simili di qualche anno fa. Johnny, ma questo setup è sempre valido oppure oggi c'è qualcosa di meglio? E la seconda domanda, quella che avete fatto più spesso in questi anni, si trova sotto al video del giradischi 120X di Audio-Technica ed è questa. Pensi che questo giradischi sia ancora il migliore per iniziare o mi consigli altro? Ovviamente le risposte sono in questo video. E allora, insieme a Luciano di Hi-Fi di Prinzio, che ringrazio per avermi inviato i prodotti in prova, abbiamo pensato di prendere due piccioni con una fava, proponendovi un setup completo bomba dal costo di circa 1000 euro. C'è un fattore che accomuna tutti e tre i componenti presenti in questo video ed è l'ottimo rapporto qualità-prezzo, una cosa che sicuramente fa sempre felici noi appassionati e risulta sempre essere determinante nella scelta di un primo impianto o nel rinnovamento di uno precedente che non ci soddisfa più. Non solo, i tre componenti appartengono a tre marchi storici del settore come Audio-Technica, NAD e JBL. Audio-Technica è un'azienda giapponese nata a Tokyo nel 1962 come produttrice di testine e dal successo in questo settore è partita per occupare tutti gli altri presenti nel mercato dell'hi-fi. Non ho mai fatto mistero di amare i loro prodotti perché li reputo tra i migliori nel rapporto qualità-prezzo, sia che si parli di giradischi, sia che si tratta di cuffie, di microfoni e testine, appunto, da dove tutto è partito col signor Hideo Matsushita. Il giradischi del nostro impianto è la TLP 120X BT, di cui vi ho parlato recentemente sul canale rispondendo alla domanda che in moltissimi mi avete fatto in questi anni, ossia se lo reputo ancora oggi il miglior giradischi per iniziare. Trovate quel video linkato qui sotto in descrizione e vi consiglio di guardarlo o riguardarlo subito dopo aver terminato questo, visto che lì mi sono dilungato analizzandone ogni dettaglio. In questa sede mi limito a ribadire l'estrema usabilità di questo giradischi, che ha tutte le caratteristiche per essere apprezzato sia dal neofita che dall'appassionato di ritorno, ossia quell'appassionato che magari in gioventù aveva un giradischi, poi finito in soffitta e oggi vuole riascoltare i propri vinili preferiti senza spendere un patrimonio. Per farlo suonare abbiamo diverse opzioni, visto che si tratta di un giradischi Bluetooth, quindi casse attive, Bluetooth, cuffie Bluetooth oppure un setup tradizionale composto alla vecchia maniera e in un video dedicato ai marchi storici dell'hi-fi è senza dubbio il più indicato. Abbiamo quindi bisogno di un amplificatore che appunto amplifichi il segnale audio riprodotto dalla testina e poi lo trasmetta ai diffusori. Insieme a Luciano di Hi-Fi di Prinzio ho pensato di proporvi questo NAD C316 BEE V2. V2 sta per seconda versione che a differenza della prima ospita a bordo anche uno stadiofono proprio per venire incontro alla rinascita del vinile degli ultimi anni. Prima di guardarlo nei dettagli voglio raccontarvi brevemente la storia di questo marchio, un altro che da sempre sforna prodotti dal rapporto qualità-prezzo invidiabile, quasi imbarazzante. NAD, oggi azienda canadese, nasce in realtà a Londra nel 1972 grazie all'ingegnere elettronico Martin L. Borish, che pensa a questo nome in quanto acronimo di New Acoustic Dimension. Il primo modello a riscuotere un successo inaspettato è il leggendario NAD 3020, che dalla fine degli anni 70 ad oggi ha tramandato gli stessi principi fondanti dell'azienda, quindi un'estetica essenziale unita a tanta ottima sostanza. Però soprattutto quel NAD 3020 è stato il simbolo di un principio fondamentale, quasi rivoluzionario in hi-fi, ossia che è possibile produrre componenti dal costo accessibile ma dalle prestazioni elevate. Quelle NAD infatti sono elettroniche capaci di generare una potenza sonora incredibile se si pensa alle loro
dimensioni. Per dirlo in modo terra-terra, gli amplificatori NAD sono contenuti ma spingono di brutto, costruendo una scena sonora che non solo ci spettina, ma è anche ricca e gustosa. Sono il ringhio gattuso delle elettroniche, piccole ma con gli attributi. Il NAD che ho qui, il C316BEEV2, d'ora in poi solo C316, corrisponde perfettamente alla descrizione di massima che vi ho appena fatto. E proprio per queste caratteristiche, nel corso degli anni ha collezionato diversi premi come miglior amplificatore, miglior rapporto qualità-prezzo e così via. Senza contare che il suo essere completamente analogico lo ricollega direttamente alla filosofia con cui è nato questo marchio storico. Se avete fatto caso a tutto il nome, avrete captato alla fine V2. V2 sta per seconda versione. La prima è stata commercializzata nel 2010 e si differenzia da questa V2 arrivata nel 2018 soprattutto per la mancanza dello stadiofono che è presente invece in questo modello. Una piccola ma sostanziale modifica fatta da NAD per andare incontro alla rinascita del vinile degli ultimi anni e che su questo canale conosciamo bene. Un primo indizio della bontà del C316 si ha non appena lo tiriamo fuori dalla scatola, anzi mi correggo, mentre lo tiriamo fuori dalla scatola perché è bello massiccio e compatto. Ci si rende subito conto che le cose sono state fatte con criterio. Niente paillette o ammiccamenti, solo tanta sostanza. E a proposito di sostanza, ve la faccio vedere in diretta. Ecco, questa è l'ultima. Eccoci qua, guardate che spettacolo, guardate la pulizia della circuitazione e soprattutto guardate questo bel bestione di toroidale. Questo trasformatore è il responsabile della maggior parte del peso complessivo dell'amplificatore che adesso guardiamo nei dettagli legati alle sue funzionalità. Prima però un altro componente che voglio farvi notare è questa, la scheda fono. Eccola qui, vi zoom il dettaglio così lo potete leggere per bene. Questa è la principale modifica rispetto alla V1 di questo amplificatore che vi metto in foto e come vedete in alto a destra nella V1 la scheda fono non c'è. Questo è il telecomando in dotazione, piccolo, semplice, efficiente come la macchina a cui appartiene, che però andiamo a toccare, a spippolare come piace fare a noi. Si accende da qui, adesso è già acceso ma sta per diventare operativo. Eccolo qua, quando il LED è azzurro possiamo incominciare a spippolare. Questo è l'adesivo fono che ci certifica che questa è la V2 del C316BEE. Questo è il nome del modello, questo ci certifica che è la versione con scheda fono a bordo. Qui c'è l'uscita cuffie da 6,35 mm e qui ci sono le varie sorgenti da selezionare sia fisicamente qui sul frontale che con il nostro telecomando. MP è un ingresso per un audio player esterno ad esempio o per il nostro telefono. È una delle particolarità che contraddistingue il NAD perché è assente anche su altri amplificatori integrati di prezzo maggiore. Sensore ad infrarossi per il telecomando e qui i due controlli per i toni bassi ed alti. Questa è una caratteristica che io cerco sempre negli amplificatori da sempre perché voglio poter colorare la scena sonora di un determinato disco come piace a me. Secondo alcuni questi sono dei controlli inutili perché l'amplificatore deve suonare bene come quando esce dalla fabbrica. Io non sono assolutamente d'accordo perché se non li vuoi utilizzare basta tenerli disattivati. A proposito, questo tone di fit che è switchabile, a cosa serve? Aggiriamo il bilanciamento e torniamo sulla situazione flat. Balance a cosa serve? Serve a, passatemi i termini molto spiccioli, serve a bilanciare appunto la quantità di suono che esce da un diffusore piuttosto che da un altro. Quindi andando verso destra privilegiamo più o meno pesantemente il diffusore destro, andando verso sinistra ovviamente avviene l'opposto e qui poi abbiamo la manopola del volume. Questa parte mi ricorda qualcosa, l'abbiamo infatti già vista nel video dedicato al 120XBT, il giradischi di Audio-Technica, che è anche presente in questo video, ma quello è veramente approfondito, esaustivo, vi consiglio assolutamente di guardarlo, soprattutto se siete neofiti, soprattutto se volete rimanere entro un certo budget. Allora partiamo, GND sta per ground, messa a terra, questa è la manopolina con serraggio a vite per il cavetto di massa, infatti qui troviamo subito i due ingressi RCA
dedicati al giradischi, ovviamente per testine mi raccomando, non MC, questo è un fono E poi qui si rispecchia quello che abbiamo già visto davanti, lettore CD, video, aux, tuner, tutti RCA, tutti placcati in oro per evitare che si arrugginiscano nel corso degli anni. Andando avanti verso destra, qui ci sono i connettori per cavi di potenza, anche questi placcati in oro internamente, e poi qui lo switch di accensione e il cavo di alimentazione integrato. A proposito di stadiofono, visto che è una domanda che spesso mi avete fatto nel corso degli anni, ossia mi chiedete, meglio utilizzare il prefono integrato del giradischi oppure lo stadiofono dell'amplificatore quando questo ne è provvisto? E io vi ho sempre detto, fai tutte le prove che vuoi, valuta te in base alle tue preferenze di ascolto, di resa sonora, quello che ti pare, ma fai tutte le prove possibili e immaginabili. E allora vi sottopongo un blind test, quindi non vedrete nulla, sentirete soltanto. Il brano è il solito, i file sono due, uno è stato registrato in audio ambientale utilizzando il prefono integrato del giradischi, un altro è stato registrato in audio ambientale sempre ovviamente utilizzando lo stadiofono dell'amplificatore. Fatemi sapere quale preferite, file A o file B. La risposta arriva nel corso del video, ma non barate, commentate prima di andare a vedere qual è la risposta giusta. Mi raccomando! Secondo brano, secondo blind test dall'ultimo album dei The Last Drop of Blood, che insomma è una discreta bomba. E allora abbassiamo, vai. Qual è la vostra preferenza di questi due brani e di questi due file diversi? C'è da dire una cosa, da una parte si apprezza una scena leggermente più definita ma anche un pochino più ovattata, dall'altra parte una scena più ricca, più brillante ma anche meno precisa. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a raggiungere altri appassionati come te, e poi fammi sapere nei commenti qui sotto quale brano del blind test preferisci e perché, senza barare mi raccomando. Un'altra caratteristica che mi piace molto di questo NAD è che c'è quello che ci deve essere, non una feature in più, e anche il telecomando rispecchia questa filosofia. Perché fare un trombone con 6 tasti quando basta un apparecchio sottile e discreto come questo? C'è quello che ci deve essere e siamo tutti felici e contenti. Compatto, robusto, essenziale, performante, un amplificatore come il C316 per le prestazioni sonore che offre potrebbe tranquillamente costare 1000 euro e nessuno si scandalizzerebbe, invece costa meno della metà, incredibile! Non so voi, ma questa è una di quelle cose dell'hi-fi che mi fanno godere come un pazzo. Io sono a posto con l'amplificatore, sono a posto per diversi anni, ma mi verrebbe voglia di comprare questo NAD solo per premiare un'azienda che produce componenti del genere. Stessa cosa pari pari potrei dirla per gli altri due protagonisti di questo video. Ma torniamo a bomba sul C316. Naturalmente, se una bestia come questa la accoppiate a delle casse timide, più belle che buone, si ammoscia tutto l'entusiasmo. Il ruggito del NAD si sentirà comunque forte e chiaro, ma sarà meno vigoroso. Le JBL Stage A130 prendono di petto la situazione e grazie alla marcia in più del NAD realizzano una scena sonora che ci spettina e che è una delle migliori
mai vissute, tenendo come punto di riferimento il rapporto qualità-prezzo, un budget che si aggira, lo ripeto, intorno ai 1000 euro e pensandola per ambienti contenuti, quale è il mio studio. Vieni più vicino a Babbo, vieni. JBL, che noi in Italia abbiamo sempre pronunciato GBL. JBL è un marchio americano nato nel 1946 per volere di James Bullough Lansing, un tecnico del suono dal guizzo geniale quando si trattava di progettare driver acustici, non altrettanto efficace quando doveva ideare strategie di marketing, e infatti la sua azienda raccoglie un insuccesso economico dopo l'altro e dopo soli 3 anni, nel 1949, Lansing vede come unica via d'uscita il suicidio, lasciando di fatto tutto in mano al vicepresidente William Thomas. È grazie a quest'ultimo se JBL è risorto ed è diventato il marchio storico che è oggi, nonché uno dei brand più apprezzati e diffusi in campo professionale. Basti pensare agli altoparlanti che troviamo nei cinema, negli studi di registrazione o ai concerti. Molto spesso il suono che ascoltiamo in quegli ambienti, in quegli scenari, è prodotto da un diffusore JBL. A 77 anni dalla nascita, JBL non sente il bisogno di creare prodotti esoterici per reinventarsi un posizionamento nell'attuale giungla dell'hi-fi. Ovviamente non mancano prodotti più smart, ma il pragmatismo tipicamente americano e che io adoro è ancora saldamente al comando, grazie a Dio. Vi faccio un solo esempio che magari vi potrà sembrare banale, ma vi assicuro che non lo è, perché oggi niente viene lasciato al caso. Oggi quasi ogni diffusore, anche entry level, allegrate a clip magnetico. Queste Stage A130 hanno ancora i dentini fissi. Eccoli qua. Quelli che ancora ci fanno soffrire per toglierli dagli alloggiamenti, adesso mi sono avvantaggiato perché di solito ci si mette di più. Cosa voglio dire con questo? Che JBL risparmia sulla grata magnetica per investire le risorse nella progettazione e nella resa audio, e allo stesso modo, per lo stesso scopo, si evitano finiture particolarmente fashion per investire invece in quello che conta davvero. Non si può dire che siano brutti questi diffusori, ma neanche che sposino il gusto odierno del fashion hi-fi, oppure che le guardi e te ne innamori a prima vista. Come per NAD e come anche per Audio-Tecnica, si bada alla sostanza, non si utilizzano specchietti per allodole. E se non te ne innamori a prima vista, te ne innamori al primo ascolto, come è successo a me. Per darvi qualche piccolo dettaglio tecnico prima di tornare sulla resa audio, si tratta di diffusori a 2 vie con bass reflex posteriore. Il woofer è di 13 cm in cellulosa e il tweeter da 2,5 cm ed è in alluminio a guida d'onda. I connettori per cavi di potenza possono accogliere banane, come nel mio caso, oppure forcelle o ancora cavi spellati. In definitiva, questo è un impiantino bomba che bada alla ciccia, pochi fronzoli, tanto godimento sonoro. La TLP120X è già una sicurezza nella versione standard. In questa nuova veste Bluetooth diventa ancora più versatile, non rinunciando a tutte le qualità che per mio gusto ed esperienza lo rendono ancora oggi il miglior giradischi entry level per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del vinile. Insieme a NAD e JBL forma un trio che non perde un colpo. NAD ci mette la potenza, JBL ci mette la faccia e affronta di petto tutto quello che viene amplificato dal piccolo prodigio danese. Quando sei nella corretta posizione di ascolto, al vertice del triangolo ti arriva in faccia una scena che è perfettamente delineata nello spazio, la senti, ti coinvolge, è possente, è vibrante, è viva. Ribadisco, se penso che la spesa è poco superiore ai 1000 euro, non ci credo. Nel corso degli anni, grazie al canale, ho provato diversi impianti che richiedevano più o meno questo budget, più o meno 1000 euro. E certo, ovviamente, sono sempre validi quei componenti, non sono diventati obsoleti, ma ad oggi questo è il miglior impiantino su quella cifra che ho provato. Componenti che, come abbiamo detto all'inizio, sono accomunati dal fatto di essere prodotti da 3 marchi storici, ma soprattutto sono accomunati dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, con un piccolo mostro che scalpita e che può consentire nel corso degli anni anche un upgrade di diffusori. Ma vi assicuro che una volta che lo sentirete, l'impiantino,
l'upgrade sarà un pensiero molto lontano, molto remoto, molto in là nel tempo. E allora, se anche voi apprezzate la sostanza, se state cercando il sostituto per uno dei vostri componenti o volete costruirvi un impiantino top da zero, consiglio caldamente di prendere in considerazione i prodotti di questi 3 marchi storici che sono stati protagonisti di questo video. Come al solito, per qualsiasi dubbio chiamate Hi-Fi di Prinzio, chiedete di Luciano e ditegli che vi mando io. Ora io mi godo un po' questo impiantino bomba prima di doverlo rispedire. A presto e buoni ascolti. Non si fa, però. Bisogna sta in piedi. Ah, aspetta, me ne andavo senza dirvi il risultato del blind test. Il file A, il brano A era quello registrato con il fono del NAD, il file B, quello registrato sempre in un audio ambientale, con il prefono integrato del giradischi. L'avevate beccato?